Migliorare il proprio umore e sentirsi più felici, ecco come fare. Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, ed oggi vedremo insieme alcuni accorgimenti per migliorare il proprio benessere. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Ognuno di noi ambisce a vivere in uno stato di serenità e felicità perenne. Questa condizione è strettamente legata ad una sostanza chiamata serotonina. Non a caso essa è definita come l'ormone della felicità. Ad onor del vero, oltre alla serotonina, altri due ormoni influenzano il nostro benessere. Sto parlando di dopamina e noradrenalina. Oggi analizzeremo nello specifico il neurotrasmettitore serotonina, ma soprattutto come aumentare i suoi livelli. Scopriamo innanzitutto di cosa si tratta. La serotonina è coinvolta in numerose funzioni del corpo, che vanno dal contribuire al buon umore al facilitare la digestione. Avere alti valori di serotonina permette infatti di evitare stati d'ansia e depressione, aumentare il rilassamento, ridurre lo stress ed aumentare la concentrazione. Livelli elevati di serotonina sono associati anche ad un corretto senso di sazietà, desiderio sessuale e buona memoria. Avere quantità basse di serotonina invece può causare insonnia o disturbi del sonno, ma non solo. In questa condizione si è più facilmente alla ricerca di evasione, quindi si rischia di abusare di alimenti malsani, alcol e sostanze stupefacenti. Una carenza molto grave di serotonina può anche causare la fibromialgia, malattia cronica nella quale i muscoli sono sempre tesi e doloranti in assenza di infiammazione. Dopo aver visto quanto sia importante non essere carenti di serotonina, analizziamo come aumentare al massimo i suoi valori. Il primo accorgimento di oggi è ovviamente gestire lo stress. Lo stress è una delle fonti primarie del nostro malessere ed influenza ovviamente il nostro umore. Lo stress cronico abbiamo imparato a conoscerlo in diversi contenuti, soprattutto in relazione al cortisolo, conosciuto come l'ormone dello stress. Quando ci si sente stressati, le nostre ghiandole surrenali rilasciano questo ormone, che talvolta può essere utile, ma in eccesso diventa pericoloso. Un suo eccesso infatti abbassa anche la quantità di serotonina e non dobbiamo permetterlo. Il cortisolo possiamo ridurlo in vari modi, riducendo il consumo di caffeina, facendo camminate di 30 minuti al giorno, ma anche yoga o meditazione, ed infine assumendo tisane rilassanti, come ad esempio a base di melissa, che abbiamo imparato a conoscere tempo fa. Il secondo accorgimento di oggi riguarda l'assunzione di cibi prebiotici e probiotici. Potrebbe sembrare irrilevante questo punto, ma la quasi totalità della serotonina presente nel nostro corpo è prodotta a livello intestinale. Per questo motivo avere alti livelli di serotonina può dare sollievo anche a tutta l'attività digestiva. Una sana digestione è strettamente correlata ad un buon umore. Alcuni alimenti che possono aiutarci sono i prebiotici. Essi stimolano la crescita dei batteri buoni che costituiscono il nostro microbiota. Sono fenomenali la radice di cicoria, il topinambur ed il tarassaco. Poi abbiamo sicuramente anche la banana, la coppia cipolla-aglio ed infine l'avena. L'aiuto più importante che possiamo ottenere lo ricaviamo però dai probiotici. Si tratta di organismi vivi che esercitano funzioni benefiche per l'organismo. I migliori probiotici che possiamo assumere sono i crauti, altrimenti possiamo optare anche per il kefir, il kombucha o alimenti similari. La natura è ricca di cibi fermentati da scoprire. Ovviamente sarà fondamentale evitare dolcificanti e junk foods, ma anche abusare di farmaci per non compromettere quanto fatto in precedenza. Essi sono i primi elementi che possono causare squilibrio intestinale. Il terzo accorgimento di oggi riguarda il triptofano. Il triptofano è un amminoacido indispensabile per la normale produzione della serotonina e della melatonina. Fa parte degli amminoacidi essenziali in quanto non può essere prodotto dal corpo. Per questo motivo una corretta introduzione di alimenti ricchi di triptofano può fornire i benefici che abbiamo visto in precedenza. I latticini ne sono ricchi, ma anche acciughe, uova e carne bianca sono valide fonti.
Abbiamo anche ciliegie, pinoli, mandorle e cioccolato fondente almeno al 70% che possono aiutarci. Se assumiamo questi cibi assieme ai prebiotici e probiotici che abbiamo visto prima, i livelli di serotonina aumentano ulteriormente. Il triptofano lo troviamo ovviamente anche in versione integratore. In questo caso è consigliabile assumerlo a stomaco vuoto prima di andare a dormire perché concilia il sonno. Il quarto accorgimento riguarda l'attività fisica. Essa favorisce la produzione di endorfine, sostanze ormonali che hanno un benefico effetto sull'umore. Basta una camminata di 30 minuti, possibilmente tutti i giorni e all'aria aperta. Vanno benissimo anche nuoto e bicicletta. L'attività fisica accelera la conversione di triptofano in serotonina ed aumenta anche i livelli di dopamina. Anche l'attività sessuale stimola il corpo a rilasciare ossitocina e serotonina, riducendo al contempo il livello di cortisolo. Il quinto accorgimento è l'esposizione alla luce solare. Come abbiamo appena visto, fare attività fisica all'aperto è davvero utile per il nostro corpo. Questo perché l'esposizione ai raggi solari stimola la produzione della vitamina D. Come sappiamo, essa è utile alle ossa, ma è anche una fonte naturale di serotonina. La vitamina D infatti attiva un enzima per la conversione di triptofano in serotonina, riducendo inoltre il cortisolo. Se ci pensi, è noto a tutti che nei paesi con poca luce solare, come i paesi nordici, i tassi di depressione sono più elevati. Questo è uno dei principali motivi. Il sesto accorgimento di oggi riguarda il sonno. Tra le svariate funzioni, la serotonina funge anche da precursore della melatonina, l'ormone regolatore del ritmo sonno-veglia. Per un benessere costante è saggio dormire almeno 8 ore al giorno e cenare almeno 3 ore prima di andare a letto. Risulta utile andare a letto sempre alla stessa ora e svegliarsi alla stessa ora. Questo aiuta a mantenere il corretto ritmo circadiano e stabili i livelli di serotonina. È fondamentale infine spegnere PC, TV e telefonini quando si è a letto, creando un ambiente il più buio possibile per dormire correttamente. L'ultimo accorgimento di oggi riguarda il magnesio. Tra le svariate funzioni del magnesio vi è anche quella di essere coinvolto nella sintesi degli ormoni del benessere, dopamina e serotonina. Al contempo è funzionale nel limitare l'eccesso di cortisolo. Oggi non ho intenzione di annoiarti ulteriormente, visto che ho già sviscerato l'argomento magnesio in questo video. Ti consiglio davvero di guardarlo se te lo sei perso. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.